Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, ben ritrovati qui a Mattino Milan di venerdì 25 ottobre del 2024, vigilia, di campionato con Enrico Boiani. Ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati soprattutto, caro direttore, ai nostri abbonati. Quindi a chi spende quei Cari abbonati. 0,99 al mese, chi spende questi 3 centesimi al giorno, praticamente poco più di 3 centesimi al giorno, veramente ragazzi grazie di cuore, buongiorno ovviamente anche a tutti gli altri, anche a chi mette like, quindi a chi clicca il tasto mi piace, a chi ci lascia i commenti, a chi si iscrive al canale, agli iscritti, a tutti gli iscritti, a chi si iscriverà. Ragazzi, buongiorno. Buongiorno a tutti per, in teoria parlare di vigilia e ancora dobbiamo parlare di vigilia perché una comunicazione ufficiale in tal senso non è arrivata, se non appunto la nota del Comune di Bologna che ha vietato la partita di domani. Ma la Lega Calcio non ha ancora approvato. Non ha approvato la sospensione della gara, anzi il rinvio a data da destinarsi della gara e quindi non c'è ancora un sì o un no adesso. Probabilmente se vedete il video tra 2 ore avrete già magari una risposta un po' più precisa, ma in questo momento ancora non c'è. Le posizioni però sono chiare, che il Milan vuol giocare, la Lega Calcio vuol giocare, il Bologna vuol giocare, ma preferirebbe non a porte chiuse. Per 1000 motivi. Il comune, come detto, spingerebbe per invece non giocare. C'è un incontro in mattinata tra il prefetto, il comune e gli altri enti, Lega Calcio e quant'altro, per capire se si riesce a trovare una terza via. Vediamo il secondo da Gazzetta. Bologna-Milan è un caso, il sindaco, partita rinviata, la Lega no, si deve giocare. Colpa del maltempo. Tra le alternative, in effetti, lì sotto spunta la partita a porte chiuse oppure in campo neutro e una delle alternative potrebbe essere Como. Però capite bene che se non lo decidiamo adesso o mai più, perché insomma È siamo difficile. a poco più di 24 ore dalla partita, quindi capisco che sarebbe comunque in una situazione terza, ma dobbiamo fare tutto molto, molto di fretta. Però quello che c'è di diciamo così, di fisso è la volontà di farla la partita, da parte più o meno di tutti, se non appunto il comune. No, io capisco Simo, cioè è una situazione un po' particolare perché anche settimana scorsa è stata rinviata la partita della Virtus Bologna di basket, no, quindi, è giusto anche da parte, ti direi, del sindaco di Bologna, salvaguardare i suoi cittadini e pensare e dare priorità a una situazione che è veramente brutta, in Emilia Romagna. Quindi è tutto giusto. D'altra parte, ci sono altre vie, altre strade al non giocare la partita o a rinviare la partita, e di conseguenza vanno prese in considerazione, anche perché ne parlavamo qualche giorno fa anche fuori onda, Simo, del calendario del Milan e di quanto sia fitto e pieno di impegni e non abbia di fatto buchi, contando che anche il Bologna gioca la Champions League, anche il Bologna ha i suoi impegni, quindi diventerebbe poi difficile trovare una sistemazione a questa partita in una Tra l'altro stagione. noi ci bruciamo una data per la Supercoppa. Esatto, in una stagione in cui, di pause non ne hai, di riposi non ne hai, ogni pausa è studiata perché ci deve essere un altro evento o di nazionale o europeo o intercontinentale e via dicendo, e quindi è forse più sensato giocare altrove. Ecco, trovare un terzo stadio, trovare un posto in cui giocare a campo neutro, perché sia Bologna che Milan hanno un calendario talmente fitto di impegni che diventa difficile poi trovare una data per il rinvio, Comunque, al di là di tutto, fa abbastanza riflettere che ormai nel calendario, calcistico non c'è la possibilità di spostare una partita perché non c'è un buco mai da qui a marzo, se va bene, perché se poi il Milan dovesse andare avanti in Champions League praticamente non c'è quasi mai. Cioè, fa abbastanza pensare che siamo arrivati un po' troppo a tappo. Vabbè. Detto questo, aspettiamo di capire cosa succederà, anche perché il Milan la rifinitura la farà, non farà allenamento solito in attesa della partita,
quindi non farà un classico allenamento, ma proprio la rifinitura, quindi non l'ha data su ancora, diciamo così, il Milan. Aspetta di vedere la decisione, ma il programma per quanto riguarda la squadra è rimasto uguale. Non così la conferenza stampa, che invece per ora è saltata, e quindi non ci sarà Paolo Fonseca alle 14:30 in conferenza stampa a Milanello. Detto questo, a Milanello invece c'è andato Ibra ieri. Adesso ne parliamo. Prima di parlare un secondo di Zlatan, una notizia di Fabrizio Romano che dice che sono iniziati i contatti con l'agente di Tijani Reinders per il rinnovo di contratto con adeguamento. E quindi va bene, la registriamo, è una buona notizia. Parliamo con tutti tranne che con uno, ma va bene. No, più che altro che ci son giocatori che scadono tra tipo 8 mesi, altri che scadono tra 1 anno e 8 mesi, e andiamo a rinnovare quelli che hanno contratti fino al 20, 27, 28. Va bene, okay. No, ma ci sta, non dico che anzi è giusto farlo È perché giusto, comunque sì, 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 è giusto. Fa ridere va averne adeguato, altri che eccetera. scadono tra 8 mesi, cioè. Vabbè, ma quelli di 8 mesi magari non c'hai voglia, te lo dico proprio papale papale. Quelli che scadono tra 1 anno e 8 mesi, in teoria. Va Vabbè. bene, guarda, Massimo, prima o poi arriverà la telefonata, ci mancherebbe altro. Siamo noi che pensiam male. Ibra confessa al Milan, consigli e carezze per svegliare Leao, ma per Fonseca Pulisic nuovo leader. Questa è la prima pagina di Gazzetta dello Sport, poi dentro si fa un piccolo approfondimento su quello che sarebbe successo ieri, ovvero dialoghi con l'allenatore, con lo staff e singolarmente con alcuni giocatori della rosa, tra cui ovviamente il solito Rafael Leao. Vabbè. Insomma, al di là di questo, tra l'altro, se dovesse esserci la partita, ci sono grandi chance che possa partire dal primo minuto. Mh, Quindi nelle probabili c'è lui. mh. Vabbè, Cosa basta. no, cosa ti devo dire? Ci mancherebbe, mi verrebbe da dirti, però Non era scontato. no, è vero, non era scontato e non è scontato, e magari potrebbe anche pensare al tridente, no, che ha funzionato bene anche con l'Udinese, ovvero Chukwueze, Okafor e Pulisic. Per quanto riguarda quello che abbiamo appena letto, Simo, cosa vuoi che ti dica? Cioè, siamo in una situazione di continue rincorse, di continui dialoghi, di Tizio che deve parlare con Caio, che deve sfogarsi, lo deve coccolare, ma lo deve anche strigliare, dare la svegliata. Non va bene secondo me. Cioè, questi sono i segnali di una squadra che non sta funzionando dal punto di vista non tanto di come gioca, delle partite che vince o che non vince, che non sta funzionando come squadra. Cioè in una squadra non c'è bisogno di questo, capisci quello che voglio dire? Cioè non devi ogni 2 per 3 andar lì a tenere l'asticella alta, tenere la barra dritta, cercare di svegliare un pochino chi è un po' intorpidito, cioè non va bene. Lo devi fare No, magari lo devi fare magari una volta a inizio stagione, lo devi fare in un momento di crisi all'interno di una stagione, ma non lo devi fare ogni 3, 4 giorni. Cioè, non lo so. Secondo me è un segnale che c'è qualcosa che non va ancora, che qualcosa va sistemato ancora. no, ma quello sicuramente non siamo una squadra da quel punto di vista a posto, questo okay. Ehm Sarebbe più utile a fare, tra virgolette, così, un lavoro magari quotidiano che arrivare, benedire e poi per 20 giorni non dire più niente, poi tornare, benedire e poi ritornare e poi benedire. Cioè, non ha grande senso. Ma insomma, questa è la linea tracciata, inutile che come ha detto ieri Peppe, è una linea diversa da quello che magari eravamo abituati o in generale si è abituati a vedere. Non c'è una grande presenza dal punto di vista dirigenziale, sta provando a colmare questo vuoto Paolo Fonseca, come ha detto Peppe, sta provando a tirare su di sé un pochino quelli che sono i problemi e sta concentrando nelle sue mani i poteri anche manageriali.
questo è quello che è in questo momento, poi ognuno di noi si può fare un'idea giusta o sbagliata che sia, ma questo è. Niente, ringraziamo e speriamo che la benedizione funzioni per domani, sempre se si giocherà. Chiudiamo, Henry, con l'ennesimo capitolo dello stadio, 200 milioni per San Siro, la cifra per l'acquisto, Milan e Inter ora spingono, sarebbe più o meno questa, ancora non è ufficiale, ma è, diciamo così, un'anticipazione di quella che potrebbe essere la richiesta dell'Agenzia delle Entrate per San Siro e area circostante, per le due società comprare l'area e poi ovviamente andare a costruire, eccetera, eccetera. Questo sarebbe il prezzo per San Siro e per l'area circostante. Tanto neanche due spicci. Stiamo a vedere. Come detto, appena sappiamo qualcosa un po' di più, ve lo diciamo. In questo momento mettere la mano sul fuoco su versione A, versione B, versione C è un po' complicato. Appena c'è qualche certezza in più, ve lo diciamo. Lo stadio è un argomento che ha preso delle pieghe un po' strane ultimamente, un po' da serie TV, no, come abbiamo spesso detto per altre questioni attorno al Milan, adesso questa cosa è arrivata anche allo stadio che sembrava invece, soprattutto quando si è iniziato a lavorare su San Donato, sembrava invece l'unica certezza che avevi, no, cioè a livello di squadra, a livello di dirigenza sportiva, a livello di giocatori, a livello di allenatore, eri sempre sul chi va là e sul capire, sul voler capire come andassero le cose. Allo stadio invece sembrava che si potesse andare a gonfie vele su San Donato, accordo di programma, lavori, semafori verdi un po' ovunque, sembrava essere l'ancora, no, di salvataggio verso un futuro migliore. E invece siamo tornati, non so, a giocare a Mario Kart sullo stadio, dove ci sono scorciatoie, piste alternative, di qua, di là, di su, di giù, banane che vengono lanciate per far cadere quelli dietro di te, gusci che vengono lanciati a quelli davanti a te, cioè è diventato Mario Kart. So che non avevi bisogno di questa metafora, ma è quello che ti meriti probabilmente. Probabile. Noi siamo arrivati in chiusura, ci ritroviamo tra poco per capire cosa dire nel talk e all'annuncio di quello che succederà, se si giocherà o meno, e quindi capiremo cosa dover fare per anche domani, nel caso, alle 20 fare il post partita, oppure andare a mangiarsi la pizza. Henry, grazie. E comunque ci sta. Sì, Ciao. ciao.